Lo gnocco fritto è un prodotto tradizionale tipico delle province di Modena e Reggio Emilia. Vediamo come si fa l'impasto. Mettiamo in una planetaria munita di gancio la farina e poi uniamo anche il lievito di birra disidratato. Ora nella dose di acqua metto il sale e il miele. E mescolo per scioglierli. Ora aziono la macchina e aggiungo il contenuto della brocca a filo. Ora che tutti gli ingredienti si sono compattati, aziono di nuovo la macchina e aggiungo qualche pezzettino di strutto poco alla volta, lo lascio assorbire e poi aggiungo il resto fino a terminarlo. Ecco che il nostro impasto ha assorbito tutto lo strutto ed è diventato bello morbido. Prendiamo sempre un pochino di strutto, lo mettiamo sul piano di lavoro, così sarà più agevole lavorare il nostro impasto senza aggiungere farina, che lo renderebbe più asciutto. Dobbiamo lavorarlo per formare una pallina, quindi prendere i lembi esterni, portarli verso il centro, ruotando, in questo modo. Adesso formiamo la nostra pallina e la mettiamo in una ciotola, però prima la ungiamo sempre con dello strutto. La mettiamo al centro, copriamo la ciotola con la pellicola e portiamo a lievitare il nostro impasto nel forno spento per circa 3 ore. Ecco il nostro impasto, come vedete è lievitato e adesso dobbiamo stenderlo con il mattarello. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e lo stendiamo fino a ottenere uno spessore di circa 2 mm. Ora dobbiamo dividere il nostro impasto in rettangoli, rombi, come volete. Facciamo magari dei tagliettini equidistanti per fare delle striscette che poi andremo a tagliare, come vi ho detto, in rettangoli o in rombi, come preferite. Intanto tagliamo le strisce. E poi se vogliamo fare dei rombi, cominciamo magari tagliando in sbieco in questo modo. Ovviamente ci saranno un po' di scarti, ma possiamo friggere anche quelli. Ed eccoli qua. E siamo pronti per friggere. Quindi adesso possiamo inserirli. Vedete? Si sta già cominciando a gonfiare, come è giusto che sia, guardate. Facciamoli diventare lievemente dorati. Eccoli qua, belli gonfi, leggermente dorati. Ed eccoci pronti a comporre il nostro tagliere emiliano. Come vedete ho già messo i nostri affettati, potete scegliere quelli che volete. Abbiamo il nostro frigione bolognese e il nostro pesto modenese. Non ci resta che aggiungere il gnocco fritto, come dicono proprio da quelle parti. Guardate che bella composizione! Vorrei tanto mangiarne uno, ma prima di farlo devo fare una foto.